volevo venirci perché ieri sera alla fine era praticamente impossibile, c'era troppa pioggia. Breve trasferta di qualche giorno in Toscana, per la precisione in Maremma, Punta Ala, che mi sento di dire di conoscere abbastanza bene, perché vengo qui da quando sono nato praticamente, e mi fermerò 2-3 giorni, sempre qui, a Punta Ala o magari comunque nei dintorni, e cercherò di sfruttare questi giorni, questi momenti per fare delle buone fotografie. Senza perdere altro tempo, mi metto subito alla guida verso la prima tappa, una spiaggetta che non vedevo da tempo. Vediamo se mi ricordo dove si entra, perché sono almeno 2 o 3 anni che non vado in quella spiaggetta che voglio visitare in questo momento, forse di qui. La spiaggia è più o meno come la ricordavo, molto disordinata e piena di tronchi di diversa grandezza che saltano subito all'occhio, e purtroppo anche di rifiuti di vario genere, buttati qua e là tra i sassi. Ciò nonostante, la sola vista del mare in questa giornata ventosa già mi trasmette forti emozioni, e dentro di me sento subito affiorare la voglia di sfruttare al meglio questi momenti. Penso che userò e non cambierò questo obiettivo, teleobiettivo 70-200 2.8, per svariati motivi, almeno 3. Prima, che questo non è l'ambiente ideale per cambiare obiettivi. Tra acqua, sale, vento e non so cos'altro, il rischio di rovinare l'attrezzatura è alto. Secondo motivo è che alla fine il 70-200 è l'obiettivo che mi rendo conto di utilizzare maggiormente, non solo qua ma parlo in generale. Terzo motivo è che con questo sto trovando potenziali scatti più convincenti, più interessanti, perché con il 20 o con il 35 che ho nello zaino non tanto. Con un po' di tempo a disposizione prima del tramonto e per un bagliore quasi accecante che rende difficile puntare in quella direzione in cerca di composizioni, provo a isolare con il teleobiettivo singole porzioni della scena. Prima il mare stesso, poi le onde che si infrangono ritmicamente sui sassi, ma ciascun tentativo si rivela vano. Nel frattempo le ore passano e così anche la luce, che diventa più affascinante. E nonostante vari punti di ripresa, anche per terra, la situazione non sembra tanto cambiare. Finalmente, attirato dai tanti colori e dalle diverse forme che vedo attorno a me, punto l'obiettivo verso il basso, trovando così il soggetto dei primi scatti di oggi. Passato il tramonto e iniziato quindi il crepuscolo, rimane una bella luce per cercare ancora dell'altro da fotografare, come un sasso staccato dagli altri e continuamente bagnato dalle onde. Stando attento a non calpestare la sabbia e quindi a non rovinare un potenziale scatto, ne faccio qualcuno prima a mano libera e con tempi rapidi, senza successo in realtà, poi con tempi intorno a un sesto di secondo e la fotocamera montata sul treppiede. E a questo punto i risultati cominciano a farsi più intriganti.
stata una bella giornata, pomeriggio anche abbastanza intenso. Non come una di quelle volte in cui si è fuori ma senza sapere bene che cosa si sta facendo. No, oggi mi sono sentito bene, mi sono appassionato alla scena, alle fotografie che ho fatto e soprattutto adesso arriva la parte più divertente, ossia quella della pulizia dell'attrezzatura, che vale a dire fotocamera, obiettivo, che hanno questa un po', ma soprattutto l'altra che è nello zaino, hanno preso un po' di sabbia, un po' di acqua, e anche il trepiede, che anche quello si è preso, anche quello si è bagnato. Muoio dalla voglia di stare lì a pulire tutto quanto, però devo farlo. La mattina successiva salto l'alba, così che l'attrezzatura si asciughi per bene e a dirla tutta anche per dormire un po' di più. E più tardi mi avvio per qualche giro nei dintorni di Punta Ala, alla ricerca di luoghi interessanti dove tornare in giornata. Come da previsione, il tempo comincia lentamente a peggiorare e nell'aria si percepisce l'imminente arrivo di un grosso temporale. Era iniziata come una leggera pioggerella e poi pam, di colpo così di botto, ha cominciato quasi a diluviare. E mi sono fermato qua in una stradina a bordo della strada principale perché alle mie spalle, si riesce a intravedere da qui, c'è un meraviglioso campo fiorito, un colore giallo che è spettacolare. E mi piace molto il contrasto tra il giallo dei fiori del campo con quel colore molto più scuro, quasi incolore in realtà, non è che abbia, appare più come un blu, però non è un blu vivace, è vivido. Poi mi piace anche il fatto che ci siano quelle nuvole cattive, cariche di pioggia. In teoria doveva piovere più intensamente verso le 6 di sera, adesso sono le 4, mancano 2 ore. Adesso era previsto solamente nuvolo, però così va e non ci si può fare niente. Quindi adesso sto aspettando che... Vediamo. Piove ancora un attimo. Aspetto che cali un po' di intensità per scendere con il teleobiettivo, ho qui il 70-200, e provare a fare una foto che includa questi 3 piani diversi. Posso provare, mi bagnerò un po', però io ci provo, anche perché potrebbe diminuire ma potrebbe anche aumentare. Adesso chiedo scusa, forse la ripresa non sarà un granché. uh. Qui in realtà non sta ancora piovendo, perché le nuvole cariche di pioggia non sono ancora passate qua sopra, però lo faranno, credo, tra non molto. L'idea adesso è quella di fare un giro, una camminata, penso non troppo lunga, dipenderà anche dal tempo che troverò. Se comincerà a diluviare sarò costretto a tornare alla macchina, però quello che voglio fare è fare una camminata qui in questa pineta e vedere se trovo qualcosa da fotografare. È tutto molto confuso, nel senso che ci sono cespugli, erbette, piante basse, piante alte, oltre ovviamente a tutti i vari pini marittimi che ci sono. È molto bello. Poi c'è anche il cielo, che in realtà non è facile da gestire. Mi sto chiedendo se convenga maggiormente tenere il 35 mm sul corpo principale, come sto facendo ora, oppure il 70-200 che è nello zaino, mentre su quella che sta riprendendo sto utilizzando il 20, che qua è un po' troppo ampio per questa pineta. Già sono ampio con questo perché vado a prendere molto cielo, che è un po' un rischio perché toglie l'attenzione e disturba. Con quello non ne parliamo. Però il 35 è un obiettivo che mi piace molto nel bosco, in questo caso in questa pineta. 70-200 sicuramente è un obiettivo altrettanto valido in questo scenario, però non lo so, mi sa che comincio con il 35, ok, nel caso cambierò.
Ora sta cominciando a piovere anche qui. Finché è così non me ne vado, ma penso che vada aumentando. Lo si sente anche dal rumore della pioggia sugli alberi. Sì, sta decisamente aumentando, ma voglio provare a continuare. Devo tornare alla macchina, devo rientrare perché così non mi fido. Allora, non tanto per me, a me non dà neanche fastidio la pioggia, più che altro per l'attrezzatura. È vero che è tropicalizzata, il che non vuol dire che io la possa lasciare con tranquillità sotto il temporale, però ecco, non voglio neanche rischiare di rovinarla, a meno che io non trovi qualcosa in questi 50 metri che mi separano dalla macchina, perché non ho fatto tanta strada in realtà. Giusto il tempo di dire che non stava ancora piovendo, che tac, ecco, subito ho cominciato. La pioggia non accenna in alcun modo a placarsi, ma rimane costante, così ne approfitto per dare una rapida pulita alla fotocamera. Cambiato il 35 con il 70-200 e armato di ombrello, scendo dalla macchina e cammino a bordo strada con un forte desiderio di trovare almeno uno scatto. Ma nel frattempo la pioggerella si tramuta in un temporale, che aumenta sempre più di intensità. Pochi momenti dopo, un lampo e un tuono a pochi secondi di distanza mi richiamano velocemente alla macchina, ma almeno uno scatto riesco finalmente a portarlo a casa. Al momento la pioggia non accenna a smettere, ma anche secondo le previsioni dovrebbe andare avanti per tutta la sera. E sono combattuto. Un attimo. Ok. Sono combattuto. Non so se uscire e andare dove devo andare, dove voglio andare, ossia un punto panoramico molto bello sulla punta di Puntala, che non è il massimo da dire, però ci siamo capiti, è un punto rialzato da cui si ha una visuale molto bella sul mare innanzitutto, poi su alcuni scogli sull'isola piccola dello Sparviero e poi in lontananza si vede bene anche l'isola d'Elba. Diciamo che non c'è, il cielo non è ideale per apprezzare tutto questo paesaggio, tutto questo panorama. Oppure non so se rimanere qua e niente, rinunciare all'uscita e chiuderla qui per questa sera. Perché il fatto è che poi in quel punto sarò comunque esposto alla pioggia. Non ci sono alberi, ci sono dei cespugli bassi, ma non posso ripararmi. Magari aspetto ancora un attimo, anche se non credo che vada migliorando il tempo. È tutto grigio. Ormai è completamente nuvolo. Se prima c'erano delle nuvole, delle formazioni nuvolose in cielo, anche belle da vedere, oltre che da fotografare, adesso ormai è come un velo uniforme, grigio, a tratti quasi accecante. Non lo so. Vediamo. Come si può intuire, la decisione finale è stata di rinunciare per questa sera, ma di tornare domani mattina prima del sorgere del sole. Generalmente Puntala è più da tramonti che da albe, dal momento che è rivolta a ovest, perché l'alba è qua dietro, è dietro i vari monti. Ci tenevo a venire qui perché sembra un bel posto da vedere, volevo mostrarvelo,
e appunto volevo venirci perché ieri sera alla fine era praticamente impossibile, c'era troppa pioggia, il terreno sarebbe stato tutto anche fangoso e meglio stamattina, ecco. Adesso sto provando qualche fotografia, ne ho provata qualcuna, sto facendo delle lunghe esposizioni con dei filtri ND, in particolare dato che la luce comincia a essere abbastanza intensa, sto utilizzando, adesso no, ho il polarizzatore, metto il filtro ND, sto utilizzando quello da 10 stop, perché appunto la luce, il sole si sta alzando, quindi la luce si fa più forte. Adesso ho in mente di fotografare questa scena davanti a me, dei vari scogli che emergono dal mare, ce n'è uno in particolare, quello in alto a sinistra qua nell'immagine, che appare come la pinna di uno squalo. È molto bello. Allora, vediamo. Devo mettere a fuoco, se no col filtro ND poi non si vede più niente e non si capisce più niente. Ok, sono in manuale, messa a fuoco manuale. Vediamo, filtro ND da 10 stop. Con 30 secondi di esposizione vediamo come viene. Si vede bene anche l'Elba, lo Sparviero che è quello più vicino ovviamente. Si intravede Montecristo, da qui ho fatto anche un'altra foto. E in generale un po' le varie isole si vedono. Prima di scattare volevo mostrare velocemente la composizione. C'è solo una cosa che mi disturba leggermente, se si può dire così, ossia questi scogli, questo e quest'altro. Vediamo se riesco a ingrandire. Se ci fosse un po' di separazione tra questo e quest'altro, un po' di mare magari, visibile anche da qui, cioè che c'è, ma da qua praticamente da questo punto appaiono come uniti. Così è, mi piace lo stesso e mi piace soprattutto il fatto che gli scogli seguono questa linea, così. Questa che appare come la pinna di uno squalo, quella che dicevo prima, e qua. 30 secondi. Sto provando ora un'altra lunga esposizione. Ho cambiato filtro però, ho sostituito quello da 10 con quello da 6 stop e adesso sto inquadrando una scena solamente con gli scogli e le onde che si infrangono su di essi e si crea tutta la schiuma. Ci sono anche degli spruzzi d'acqua abbastanza alti, però voglio provare comunque una lunga esposizione anche perché con un tempo rapido l'effetto non mi convinceva più di tanto. Ho messo via ormai perché di fotografie da fare non ne trovo più. Sono le 8 di mattina adesso e il sole è anche abbastanza alto, quindi credo che sia meglio andare via, andare a far colazione. Non è stato facile alzarmi questa mattina, però sono contento di averlo fatto. Il mare con questo colore è qualcosa di spettacolare, a dire poco, con tutte queste piante, questi fiori adesso illuminati dal sole. Una bellissima scena, stupenda. Spero che le fotografie e il video vi siano piaciute e da Punta Ala vi auguro una buona giornata. Ciao ciao ciao.